C'è Billy. Io crescerei. Non è un segreto. È per questo che 28 anni dopo la sua nascita traumatica, 28 anni dopo lo shock che ha provocato il suo venire al mondo, nonostante tutta la fatica e il disordine con cui la sua non ordinaria esistenza ha cambiato le nostre vite, noi le siamo riconoscenti perché ancora ogni giorno con la sua voce e le sue invenzioni verbali ci spiazza e ci fa compagnia. È per questo che ci è venuta voglia di raccontarla, Alessia, di sottrarre la sua piccola vita colorata di musica al grande oblio grigio che di solito risucchia le vite anormali nell'indifferenza o nella commiserazione. Quello che dicono i suoi occhi luminosi ridenti non è certo un brancolare nel buio, piuttosto un rincorrere frammenti di luce. A volte lo sguardo trema o sembra orientato senza precisione, ma è perché sta cercando la via. Percorre segmenti spezzati, fili interrotti, ma poi acchiappa la luce e riemerge. Che musica è? Sola, da sola. Nonna, nonna. Ando in gai. 3 ore da Londra, Giacomo va, porta promesse al mare che sa. La sua parola passa dallo stato gassoso ad una profondità, appunto la tridimensionalità, che solo attraverso la poesia si riesce a capire. Sembra che giochi con le parole ed è infatti molto attenta a rime, ritmi, allitterazioni, rispondenze sonore, ma coglie anche legami profondi tra le cose, i correlativi, le corrispondenze coi ricordi, i rimandi tra i concetti astratti e le sensazioni. Nel suo iter scolastico, Alessia ha incontrato dall'asilo in poi maestre capaci di tradurre le sue potenzialità e di finire le frasi da lei incominciate. Nella sua vita ha incontrato persone che hanno colto il suo essere speciale, geniale, irripetibile, scintille che sanno afferrare solo le persone tridimensionali. Cosa? Cosa hai detto? Non ci credo, non ci credo. La gente si divide in due categorie. Quelli, la maggioranza, che di fronte ai tuoi vocalizzi restano spiazzati e perplessi, quasi spaventati dalla lingua misteriosa, afoni, muti, imbarazzati, desiderosi di togliersi al più presto dall'incresciosa situazione di non capire e di non sapere come rispondere. E quelli che invece accettano la sfida, ti trattano come una persona che vuole comunicare qualcosa e dunque provano a indovinare, tentano di interloquire, ripetono e sottolineano, si complimentano magari facendo la tua felicità, per le parole distinguibili che sei riuscita a dire
per il piccolo ponte che hai gettato tra il tuo mondo strano e quello degli altri, che passano veloci, che hanno sempre fretta, che non hanno tempo di decodificare le lingue misteriose della diversità. Una delle frasi che ripeti più spesso è "non voglio crescere mai", che suona come un desiderio esaudito. Ti sei fermata alla statura che avevi a 12-13 anni. Ci hai fatto il regalo di restare piccinina e maneggevole, non pesante da spostare, e poi non cresci e resti con noi, non scappi via, prolunghi indefinitamente l'infanzia e l'adolescenza, ci fai compagnia. Alimenti la nostra permanente giovinezza di genitori privati del lusso di tirare i remi in barca. Alessia si riappropria di sé attraverso la musica, trama melodie, archivia interi pezzi, improvvisa giri di note, combina e ritma con precisione, osa gorgheggi perfetti. Comprende i generi più diversi, riconoscendo autori e ricordando intere frasi musicali. Non puoi sbagliare nota, forse hai l'orecchio assoluto e sei una professionista. Ti piace credere? Ti piace credere? Ti piace credere? No, 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 no. No, 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 no. La nochtegere. Ciao. La nochtegere, dai. Dai, piccoli. Dai, no. Adesso te la dico, Vieni qua. Vieni qua, Vieni qua, che te la dico. Che su. E chi dice ciao papà? E chi dice che dice? Che chi dice ciao? Artista della parola cantata. Quando viene da me non mi dice solo chissà cosa faremo. È bello e non ci sembra patetico esultare dei tuoi sprazzi di genio e raccontarseli a fine giornata come veri exploit dell'intelligenza, del tuo cervello sbiellato e diversabile. È quello che i genitori normali o i nonni normali dei bambini normali fanno nei primi anni di vita, naturalmente infliggendo a parenti e conoscenti i dettagli di ogni esternazione del bimbo. Il privilegio con te è che non si finisce mai di stupirsi.
Così festeggiamo le tue battute spiritose, i giochi di parole, i flash di consapevolezza che emergono dalla tua apparente distrazione dal mondo e ci spiazzano come messaggi extraterrestri. Per la prima volta ti escludono da un evento musicale, eppure avevamo preso le nostre precauzioni. Siccome eri in vena di urlatrice, prudenzialmente, con l'alibi della barriera architettonica, ti avevamo lasciata a 5 metri dalla porticina della chiesa, dove si alternavano cantori a cappella ed esangui strumenti rinascimentali. Ma il tuo secondo o terzo grido freccia attraversa di corsa i gradini di pietra e si insinua sotto le volte barocche. Così l'organizzatore chiude il portoncino con un gesto prudente ma deciso, liuto vietato alle uditrici anomale. La tua voce attraversa l'aria che è il tuo elemento, ti fa da apripista quando avanzi stentata a calpestare la terra. Se non guardo i tuoi piedi che strisciano, ma le braccia che fendono o stringono l'aria e tracciano semicerchi nello spazio, mi sembra che stai remando. Tanto lo sai che ti tormento, vero? Vero, Ridolina, che lo sai che ti tormento sempre? Cosa dicevi? Ti ricordi in montagna? Ci piace l'italiano. Una volta tu mi hai detto tedesco. Qualcos'altro? Dai, ci piace? Su, che cosa ci piace? Una volta mi hai anche detto, tu me l'hai detto, latino. Tu me l'hai detto. Dici che urlare, dimmelo anche te, dai. La mia Alessia, balbolina, lei la notte dorme nientina, ci fa sempre compagnia con la sua strana litania. Ba ba ba, balbolina, ba ba ba, balbolina, ba ba ba, balbolina, ba ba ba. Quando se ne sta sulla panchina di granito a montagne a dominare la casa dei santi e tace l'autostimolante Lalia, può capitare che afferri la brezza leggera che colgono solo gli anacoreti. Ci arriva dopo l'ascolto a tutto tondo del percettibile, dal bosco alla strada ai bambini. Quando il suo orecchio assoluto ha selezionato tutte le fonti sonore fino ai frusci, si ha l'idea che Alessia trovi la dimensione dell'attesa. E allora che tramonti il sole, salgano sciami di stelle, il prato scorra la scena oltre le betulle. Alessia ruba un attimo di eterno con quel suo dito allungato a furia di tirarlo, e invece del pollice digitale dei nostri adolescenti si ritrova l'acrodattilia di E.T. Antenna sul precipizio del mondo. Ci siamo visti abbastanza oggi, ho fatto compagnia, ma hai fatto compagnia, Con che? siamo stati vicini, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato. No, però che... I am a nowhere, high school but urban, top like my other, said by my mother, said, come real baby, but I've been up all of my time, baby.
Le cose brutte che ti sei risparmiata le sappiamo a memoria. Le cattive compagnie, i maschi maneschi, lo sballo con le pasticche, la tristezza di essere mollata da un ragazzo o di trovarti sperduta e troppo sola al mondo in qualche stazione d'autobus in una terra lontana, dove non parlano la tua lingua e ti guardano storto. E però, santo cielo, ti sei persa un sacco di cose belle e la lista per una volta bisogna stirarla per poi non pensarci più. Le corse a perdifiato nei prati di montagna, le sciate col vento in faccia, la faccia piena di neve dopo la caduta, il primo bacio sulla bocca, leggere Dostoevskij e Tolstoi e il libro di Samuele, la Cappella Sistina, suonare la chitarra, imparare il francese, scrivere una poesia, fumare una sigaretta di nascosto, tornare a casa tardi, mandarci al diavolo dopo una bella litigata, fare l'università, tradurre Shakespeare, un viaggio in autostop con le tue amiche, arrampicare in montagna, pedalare in bicicletta, imparare a cucinare il pesto buono come quello della mamma, andare a trovare la nonna, ballare il tango, andare in motorino, comprarti l'ultimo libro di Isabella Allende, portare a spasso il cane, osservare una colonna di formiche sulle radici di un albero, montare sulla cavalla di Giorgio e andarti a respirare l'alba al passo, raccogliere fiori, fotografare un capriolo, rotolarti in mezzo al fieno, salire su un albero per guardare più lontano, innamorarti, fare l'amore, fare un bambino. Ah, noch die Tage.